Ciao per netbooknews.it, oggi vediamo la video recensione al Sony Vaio E11. È un ultraportatile da 11.6 pollici, è quello che qualche mese fa avremmo tranquillamente chiamato netbook ed è il primo in Italia con piattaforma AMD Brazos 2.0, quindi con le nuove APU AMD. La scheda tecnica del modello disponibile in Italia prevede 4 GB di RAM e un hard disk da 500 GB, entrambi facilmente espandibili, semplicemente rimuovendo questo sportellino sul fondo. Nelle porte di espansione abbiamo VGA, HDMI, 3 USB, di cui una 3.0, un classico lettore di schede SD ed altrettanti classici jack per microfono e cuffia. I due altoparlanti integrati stereo sono sul fondo e riescono a creare una cassa di risonanza una volta che il netbook è appoggiato su un piano, così da permettere un volume veramente sostenuto. Questo è il modello bianco, ma ne dovrebbe esistere anche uno nero. L'esterno, la finitura esterna è lucida, è in plastica lucida, non troppo riflettente, però con il logo Vaio al centro cromato, molto carino e gradevole. All'interno invece abbiamo un mix tra materiali opachi usati per tutta la parte vicina alla tastiera, per il touchpad, per il palm rest, rifiniti con una particolare vernice effetto metallizzato, simile all'effetto metallizzato, e rifiniti anche qua con alcune decorazioni cromate, molto gradevoli anche queste, ma abbinati anche a delle parti lucide glossy. Qua vedete la cornice che circonda lo schermo e la parte nera che contiene le due cerniere, anche questa lucida. È un mix che permette di sfruttare la lucentezza delle vernici, delle superfici lucide e glossy, laddove il netbook viene toccato poco, ma anche a sfruttare la praticità delle finiture opache, laddove il portatile viene toccato più spesso. Così come gli altri modelli della stessa serie e Sony, il design ricorda quello di una rivista piegata, di un giornale piegato, con dello spazio extra lasciato nella parte superiore che permette di scoprire, che permette di lasciare visibili i LED di segnalazione che sono qua sotto il touchpad. Il risultato è un telaio che è spesso 2.5 mm, quindi perfettamente in linea con la sua categoria, e ha dimensioni che sono assolutamente paragonabili a quelli dei rivali Asus, Lenovo e HP, di cui parliamo spesso ultimamente. Il peso è di 1.5 kg, quindi anche in questo caso siamo perfettamente in linea con la categoria. Il display di questo Sony Vaio E è di tipo glossy, quindi lucido e quindi poco adatto ad ambienti esterni, anche se devo dire che con luminosità al massimo qualcosa si riesce a fare. Ho visto molto di peggio nel settore. Dal punto di vista tecnico non ha una grandissima luminosità, però riesce a riprodurre i colori veramente in modo accurato ed ha un ottimo contrasto. Gli angoli di visuale, al contrario, non sono così entusiasmanti, con una notevole perdita di contrasto, soprattutto nella parte alta e bassa del display. Ho trovato comoda e soprattutto stabile quest'ampia tastiera ad isola, che ha il pad direzionale ben integrato all'interno degli altri tasti, quindi non sacrificato, che ha il tasto invio ben grande, che forse ha un rimbalzo un po' breve, un po' corto, ma che comunque resta confortevole anche durante la scrittura di lunghi testi. Bene il touchpad fino a quando si usa la sua superficie davvero grande, liscia, ben separata dal resto del palm rest, anche gradevole da vedere con questo bordino cromato, che però diventa pessimo quando si devono andare a premere i due pulsanti integrati, che non solo sono poco precisi, ma che danno la sensazione anche di essere un po' precari, di muovere tutta la scocca del telaio. I touchpad con pulsanti integrati rischiano di essere veramente pessimi ed è purtroppo proprio quello che è successo con il modello usato in questo Sony Vaio E. Parlando di cose più tecniche, questo modello usa l'APU AMD più potente in questo momento disponibile sul mercato, è il primo in Italia a farlo, ovvero l'APU AMD E2 1008. È composta da un processore dual core a 1.7 GHz ed una scheda grafica Radeon dedicata con uscita HDMI di classe 7003. È una configurazione che permette di giocare ai giochi 3D, anche relativamente recenti, senza particolari problemi, che permette di riprodurre qualsiasi tipo di filmato HD, 1080p, MP4, H264, MOV, MPK, AVI, quello che volete. La riproduzione video assolutamente non è un problema con questa piattaforma hardware, e
e qui entrano in gioco anche 4 GB di memoria RAM espandibili a 8, di garantire un ottimo multitasking, vale a dire la possibilità di aprire più schede, più programmi contemporaneamente senza evidenti rallentamenti. Se non avete particolari esigenze, questo può essere l'unico portatile di una famiglia, perché riesce a coprire senza alcun tipo di problema tutta quella che è la produttività domestica, quindi gestione di fogli d'ufficio, editing di immagini e anche video HD. Ho fatto un test con Sony Vegas e i risultati sono accettabili per la categoria di prodotto di cui stiamo parlando, quindi ottima navigazione web, fotoritocco, ritocco video, produttività per quel che riguarda l'uso di programmi da ufficio come Office, Word e via dicendo, e nessun problema anche per le videochiamate Skype, MSN o quel che è. Tra l'altro questo modello integra una webcam che ha una qualità superiore a quella che ho visto in altri prodotti simili, capace anche di registrare filmati HD. La piattaforma hardware è la più potente che potete trovare in questo momento sui netbook, ma fondamentalmente le differenze rispetto alla precedente E450, ma anche a quella ancora prima, la E350, sono veramente minime. Di buono c'è che questo, seppur misero incremento prestazionale, non va a toccare i consumi. La piattaforma continua ad avere un TDP di 18 watt, quindi a consumare come la generazione precedente. Nei miei test con la batteria da 3500 mAh integrata in questo modello, ho sfiorato le 5 ore di navigazione web con luminosità dello schermo al 50% e wifi attivo e superato le 3 ore e 30 minuti nelle stesse situazioni, ma con riproduzione video Full HD eseguita in loop. Sono valori medi, certo c'è di meglio nella categoria, ma nessun altro prodotto ha questa potenza di calcolo, questa piattaforma hardware, e in fin dei conti 5 ore di navigazione web e 3 ore e mezza di riproduzione video possono andare bene nel 90% dei casi, dei contesti di utilizzo. Certo, visti 449 euro del listino ufficiale, poteva starci una batteria leggermente più potente. Per chiudere, consiglio questo Sony Vaio E a chi ha bisogno di una macchina che vada oltre il concetto di netbook, quindi qualcosa da utilizzare anche in sostituzione di un computer portatile, magari proprio adesso che arriva il periodo estivo, ma anche a casa come PC per la famiglia. Per maggiori informazioni su Sony Vaio E vi consiglio di guardare il filmato con gli approfondimenti sulla parte multimediale, quindi video HD, giochi e esperienza d'uso quotidiana, così come di leggere la recensione completa di cui vedete adesso il link sullo schermo per altri dettagli, tutti i benchmark e considerazioni che non ho potuto fare in questo video. Vi consiglio anche di iscrivervi a questo canale YouTube perché nei prossimi giorni ho in programma altre video recensioni a tablet, netbook e dispositivi del settore mobile.